Sono qua al parcheggio prima di prendere il sentiero verso il rifugio Brentei, dove spero di trovare, c'è un bivacco, spero di stare lì per stanotte o al rifugio dopo, e domani fare bocchette centrali e le bocchette alte. Intanto godetevi il panorama che è veramente bello. Salve. E si continua verso il Brentei. Siamo alla metà della salita per il Brentei, si sta veramente bene, è una giornata meravigliosa perché non c'è né foschia né fa freddo né troppo caldo, e questa è la vista. Continuiamo a camminare e vediamo di arrivare a questo rifugio che probabilmente è aperto, e quindi mangerò qualche cosa. A dopo. Come avete potuto sentire, sto durando davvero tanta fatica e, tralasciando il probabile mio pessimo stato di forma fisica, in realtà il motivo era lo zaino. Infatti avevo uno zaino davvero pesante perché in teoria tutti i rifugi dovevano essere chiusi. Invece, fortunatamente, mentre salivo ho scoperto che il rifugio Brentei avrebbe fatto proprio quel weekend un'apertura straordinaria. È veramente pesante camminare con questo zaino, sta distruggendo le spalle perché non pensavo di trovare i rifugi aperti, invece a quanto pare Brentei è davvero aperto. Fresco, qua fa molto fresco. Con 3 ore di passeggiata sono arrivato al rifugio Brentei. Tra l'altro ho condiviso la passeggiata con 2 ragazzi davvero simpatici che ho incontrato lì e che ho scoperto venire anche loro da Firenze, e con cui ho tanti amici in comune e che non avevo mai incontrato stranamente a Firenze. Comunque, una volta arrivati,
ci siamo un po' riposati, abbiamo preso un po' di sole e abbiamo mangiato lì. Io dopo aver mangiato sono andato a visitare la cappella che si trova lì accanto al rifugio. Sono passati appena 2 minuti e dal panorama col sole non si vede più niente. Ora smontiamo un po' la roba, diciamo, tech, e poi riportiamo giù l'attrezzatura che va lasciata di sotto. Ragazzi, comunque bellissimo, anche se ora il tempo appunto è diventato così. Dato che il rifugio Brentei è aperto, ho deciso di dormire lì in modo da essere ben riposato per il percorso del giorno dopo. In teoria avevo progettato di fare la ferrata, la via delle Bocchette centrali e la via delle Bocchette alte, però sfortunatamente, parlando con alpinisti che erano lì, fare entrambe le vie senza appoggiarsi a un bivacco e con tutti i rifugi chiusi era impossibile, quindi ho dovuto optare per una delle due e ho scelto la via delle Bocchette centrali. Comunque, come vedete, anche fare solo questa via non è stato affatto facile. Anche per questa volta è tutto. Io vi consiglio di vedere il prossimo episodio dove sarò sulla via delle Bocchette centrali e, come al solito, vi auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.